Quindi cosa è successo? No, devo chiamare quello della cucina e cercare di fargli consegnare solo la metà della roba, perché tutta la roba non ci sta, perché i cartoni sono in ritardo, perché il muratore non ha imbiancato, e quindi se invece sono già partiti devo trovare un magazzino dove lasciare il resto della cucina. E mi ha detto: mettila a casa tua, a casa mia ci siamo io, il gatto e la roba del ristorante. Se ci entrano anche i frigo, dove sto io? In giardino? Io dopo che ho aperto mi prendo una settimana in Polinesia, tipo. No, te non ti vai in ferie come te lo dico io, altro che Polinesia. C'era la questione se lavapiatti il contratto determinato o indeterminato. Non aveva messo a termine? No, lei mi aveva fatto il preventivo indeterminato. Se conosci qualcuno... Ma come faccio solo lavapiatti? Beh, se conosci magari qualcuno... Ho bisogno di persone che mi diano una mano. Il percorso nel trovare i ragazzi è molto difficile, perché tu devi convincerli del progetto, farli innamorare del progetto e soprattutto essere bravo a tenerli lì, perché questo progetto sta andando avanti molto, i lavori a volte ritardano, loro lavorano, c'è chi lavora, chi non lavora, quelli che non lavorano comunque tu gli hai promesso un lavoro, quindi più aspettano più non guadagnano, invece quelli che lavorano devono licenziarsi, quindi dalla parte mia è stata forse una delle cose più difficili gestire questa parte umana, del rapporto umano con i ragazzi. Poi loro sono molto giovani, non è da poco a livello di responsabilità. Io per esempio adesso mi sto guardando tanto il lavoro degli altri, ci sono grandi chef che stanno facendo un sacco di cose importanti sulla sostenibilità lavorativa e infatti sto imparando tanto su questo. Ma quanti siete adesso qua, chef, a lavorare? Quasi 50. 50? 45, tra tutto. E da subito hai beccato quelli giusti? Se inizi da un'attività piccola, anzitutto sono le tue relazioni che devono vincere. Tu devi andare d'accordo con una persona o con delle persone, devi comportarti sempre bene, devi essere una persona buona, altruista, far vedere che ci tieni alle persone, ti costruisci il rapporto umano, dal rapporto umano poi viene fuori anche quello di lavoro, quello della stima, della continuità, è la parola fondamentale. Perché poi non devi essere solo tu a scegliere il ragazzo, è anche il ragazzo che sceglie te. Assolutamente. Che a volte si dimentica. L'altra cosa è il fatto che assumere una persona e poi doverle dire tu non vai bene, non è la persona che ha sbagliato, sei tu che hai sbagliato. Umanamente parlando, secondo me la cosa più brutta da fare è licenziare una persona. Non va bene, perché poi tu rischi di infrangere dei sogni che un ragazzo ha e che tu non sei riuscito a capire. Poi come puoi arrivare a far questo? Con un approccio alle persone che vorresti che facessero con te. Esatto, infatti è quello che pensavo anche io sto aprendo con e molti dei punti su cui mi sto concentrando sono punti che io vorrei che succedessero a me in un ipotetico Questa è la cosa migliore da ristorante. fare. Questa, voglio dire, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te, qualcuno prima di me l'ha detto. Allora, qui c'è la cucina. Te la ricordi la prima volta che l'hai vista? Tommy mi ha trovato, tra virgolette l'ho trovato io, perché noi ci conosciamo da quando eravamo a scuola insieme, io ero al primo anno, lui era all'ultimo. Poi l'ho ritrovato a gennaio, dove lavoravo prima, in sala. Io sono arrivata che erano già rientrate le persone, l'ho trovato e fa: ma tu sei io? Sì, sono proprio io. E quindi sono arrivata lì, abbiamo parlato del più del meno e appunto mi ha detto che apriva ristorante, e allora sono stata io la prima, perché volevo comunque un po' cambiare i miei orizzonti e chiedergli che cosa faceva e interessarmi al suo progetto. Allora, la parte che mi ha convinto di questo progetto è il fatto della sua creatività, della sua energia, il modo di fare, di come ci troviamo insieme. Mi sono lanciato in questa avventura insieme a lui e è andata, sono sbocciate le rose, come si dice. Più che una convinzione è stato un insieme di cose che mi ha portato a fare questa scelta, perché secondo me è un progetto molto valido che soprattutto permette a noi di esprimerci. Quanti piatti fatti da dei ragazzi di cui non sappiamo il nome e adesso hanno il nome di grandi chef. Io sento la necessità di dare spazio a loro. Da Patrizia, tutti i piatti che creeranno Marcello e Federico o i prossimi ragazzi che verranno, avrà scritto sul menù il loro nome, quindi
chef Marcello Bergamini, ristorante Patrizia. Però questa cosa della firma, diciamo, ci dà un po' più di responsabilità, come dicevo prima, quindi anche un senso nostro di realizzare un piatto buono per le persone a cui lo vogliamo servire. Quindi un punto a favore, diciamo. Però la cosa che a me, devo dire, spaventa di più è che io sono una persona molto amichevole e magari sei l'amico, sei amichevole, però lì entra lo chef, entra a essere comunque il proprietario. Il responsabile, il proprietario. No, non sai come porti, dipende dalle situazioni. Sicuramente imporsi in maniere brusche, dettate dallo stress che ti può capitare, è molto importante fare sempre un passo indietro, cioè pensare non una ma 10 volte prima di agire sui ragazzi. Devi farti dare credibilità, la credibilità ce l'hai se hai più esperienza. Marchesi diceva l'esempio è la più alta forma di insegnamento, ed è vero, perché cioè, poi alla fine tu devi essere quello che entra prima, devi essere quello che fa possibilmente lavorare meno gli altri, devi essere quello che va via ultimo alla sera, e così facendo puoi mettere le mani un po' più sul domani, sul dopodomani, sul futuro, perché evidentemente hai non 100 metri ma hai una maratona da percorrere. Questo punto di vista posso dire che lui non è uno di quelli che si vuole imporre, vuole comandare. Anche questo è un altro punto per cui sono venuto qua a lavorare con lui, perché dà spazio a quelle che sono anche le idee appunto degli altri, del suo staff, e quindi sarà, secondo me, se la caverà bene in questo ruolo, però resterà per noi, rimarrà comunque come si chiama chiamare lui, un cuoco. Non mi piace essere chiamato chef, quindi Mi aspetto una persona che comunque, essendo diciamo quasi nella nostra età, ci capisca anche magari i nostri problemi, ma comunque ci mantenga nel corso della cucina e del nostro sviluppo. Vedremo, magari c'è anche il momento in cui sbraiterà, però secondo me è una persona in cui ti fa ragionare, ti fa arrivare al punto e farti capire cosa hai sbagliato. Come gestiamo le comande? Perché dobbiamo fare avanti e indietro. Io ho tante responsabilità addosso, mi sento ogni tanto mi viene un po' la paura, perché è come proprio se caricassi delle persone e dicessi venite con me nel buio. Però allo stesso tempo credo che vada insieme alla scelta di coraggio dell'apertura. E il motivo perché credo in me non te lo so ben dire, nel senso che io credo di aver creato un posto che sarà un posto dove si sta bene. Patrizia non sono io, Patrizia è la mia mamma, e mia mamma ha sempre detto segui il tuo cuore, no? E quindi questo deve essere un ristorante dove tutti hanno la possibilità di seguire il loro cuore e fare quello che vogliono. Va bene, io ho un po' caldo, cambiamo? Vai, vai. andiamo. Bravi ragazzi, caldo, bravissimi. Il mio compleanno non è mai stata una grandissima festa, io sono contento anche solo di andare a cena fuori con la mia famiglia in un posto figo. E stavolta lo passerò con più persone del solito. Ma se ne va o non se ne va? Sarà una festa che ho organizzato io con gli altri per gli altri. Perché mi piace, mi diverto. Cazzo, sono sempre dietro a pensare delle cose, ogni tanto posso anche non pensare. Io vedo i rapporti umani un po' come fossero la mia casa. Ci sono i muri portanti, che sono la famiglia. Ci sono le tramezze, sono gli amici, possono essere le persone a cui vuoi bene in generale. E poi ci sono le stanze che vanno riempite di emozioni, no? E i miei amici soprattutto sono un po' l'aria che mi serve ogni tanto per tirare un sospiro, un po' di sollievo, no? E allo stesso tempo mi piace coinvolgerli il più possibile in tutto quello che mi succede, perché sono molto geloso dei miei ricordi. Prima o poi devi fare a patti con i tuoi ricordi, ed è la cosa più bella di tutte, lì riesci a renderti conto di chi sei. Cioè io sono i miei amici, sono la mia famiglia, sono le mie esperienze nei ristoranti dove ho lavorato, sono tutte queste cose. Se non sai chi sei, poi come fai ad andare avanti? Mi aspettavo tutto questo sbattimento, no, per questioni di proprietà, per questioni di posto, per questioni di tempistica e per tutto quello che sta succedendo intorno, nel senso che poi mi sono complicato anche un po' la vita. Poi, nel mentre, oggi si è sviluppato il problema cucina, perché in teoria domani mi devono consegnare la cucina al ristorante, il muratore in ritardo, quindi non tutta la cucina può essere montata, quindi una metà della cucina andrà messa da qualche parte. Sto cercando di capire dove, sto chiamando le mie nonne perché gli serve un garage libero, però è un po' un casino. Che vita. Ma cosa dici che devi ancora partire? Dai, non è possibile.
No, ma adesso secondo me devi aspettarti che ogni giorno ti arrivi fuori una novità. Un problema. La cosa più importante è, dopo tutti i problemi e il nervosismo, trovare una soluzione, respirare, pensarci su e ripartire. Raga, lo volete il caffè? Vi ho fatto il caffè? Io ne ho fatti 4. Ce n'è ancora un po'. Più che altro è, potrebbe essere caldo. Ma di cosa? Ce n'è ancora lì, guarda. Scusa, Non ti avevamo visto. Tommy, abbiamo una sorpresa per te. Cosa vuol dire una sorpresa per me? Giallo Modena. Questo è il regalo perché sono riuscito a fare la moca. Leggo prima il bigliettino, Ciao Tommy, quando è che la creatività diventa innovazione? Ti portiamo a scoprirlo a un'ora di volo da qui. Prepara le valigie e si parte. Mi fate volare? Un libro. Raga, io... Allora, Bullipedia c'entra col Bulli Bulli. Quel Bulli. Proprio quello. Bellissimo. Devo leggermelo tutto prima di aprire. Tua memoria. Interrogato. Ti interroga. Lui? No, non me lo dire. Quando è che partiamo? No, sarebbe... Es imposible. Sto per andare in Spagna. Primero de todo, ¿por qué quieres montar un restaurante? È stato folgorante, cioè nel senso... Fernando Adrià per me è come il Papa.